Amici ed amiche di Una Vita da Lontano, bentornati, ben risentiti, ben rivisti. Una nuova puntata di Una Vita da Lontano, un nuovo episodio, una nuova puntata del podcast, un nuovo video, insomma tante cose nuove, un nuovo ospite che insomma Emiliano poi presenterà, visto che oggi siamo praticamente in due perché Piero, poverino, si è ammalato un'altra volta, quindi lo salutiamo. Vi ricordo come sempre di iscrivervi al nostro canale, di cliccare sulla campanella così sapete quando c'è un nuovo video, quando c'è una nuova puntata, di andare su unavitadalontano.com, così adesso Emiliano questa cosa la rimonta per bene, e poi insomma di cliccare su tutti i nostri social per sapere quando c'è una nuova puntata, per sapere se ci sono delle cose nuove, eccetera eccetera. Questa settimana, dicevo, un nuovo ospite che presenteremo tra poco in un posto molto più caldo di quello in cui sono io, per cui cominciamo con la sigla. Ciao Raffaele, ciao a tutti. Allora, oggi siamo ancora in formazione compatta, siamo solo in due, quindi senza indugio vi vado a presentare la nostra ospite di quest'oggi, così ve la facciamo vedere subito per le nostre facce brutte, almeno un po' di colore ci sta bene. Allora, abbiamo in collegamento da Los Angeles Alessandra Maivin, l'ho detto bene? Sì, esatto. Ciao Emiliano, ciao Raffaele. Ciao. Ciao Alessandra. Allora, siamo stati più volte negli Stati Uniti, anche in California, però ovviamente la tua storia sicuramente è completamente diversa da quella dei nostri precedenti ospiti. E intanto la domanda più semplice: cosa fai a Los Angeles? Allora, a Los Angeles lavoro come ballerina e lavoro come modella per pubblicità. E quindi questa è la fine. Adesso come ci sei arrivata non solo a Los Angeles, ma a fare questi due lavori? Sarà sicuramente una storia che parte da dove parte? Dall'Italia? Allora, io vengo da questa piccola città che si chiama San Giovanni Lupa Soto a Verona. Verona si trova in Veneto. Non so se ho significato, la gente lo sa già. Praticamente ho iniziato a ballare perché avevo una brutta postura e un amico di mia madre ha consigliato mia madre di iscrivermi a danza. E da lì ho iniziato. E ho iniziato anche grazie a Britney Spears, perché anni fa, quando ero teenager, guardavo MTV ed ero completamente abbagliata da Britney e ho detto un giorno diventerò come Britney Spears, quindi da lì ho iniziato la mia carriera. Ho lavorato in Italia, a Roma e a Milano, poi mi sono trasferita a New York per studiare a Broadway Dance Center e da lì sono rimasta vari anni anche per lavorare, e poi 6 anni fa mi sono spostata a Los Angeles perché sono più opportunità per la mia tipologia di lavoro, perché a New York c'è più danza contemporanea, classica, musical, e sono cose che non faccio, quindi Los Angeles è più adatta a me lavorativamente. Perché tu che tipo di danza fai? Quindi invece rispetto a quella di New York, che immagino New York sia appunto più per i musical e per il teatro, insomma più per Broadway, invece il tipo di danza che fai tu? Il tipo di danza che faccio io è più commerciale, quindi ha più spazio qua, faccio hip hop, voguing o street style in generale. Ok, quindi per darci un'idea di un video musicale o di un qualcosa per cui possiamo avere un riferimento, insomma, per chi ci ascolta. Per avere un riferimento, la mia tipologia di danza è simile, non so se è presente le coreografie di Justin Timberlake, per esempio. Ok, sì. È più quello stile di danza. Okay. Ma come è maturata questa
sono due cose sicuramente che si sono incrociate, sono andate in parallelo e sono cresciute insieme, cioè la costruzione della tua professione in Italia all'inizio e poi la scelta di volare oltreoceano e poi di trasferirti completamente. Quando è che hai deciso o comunque hai capito che la danza era il lavoro che volevi fare e quindi hai sicuramente costruito delle esperienze professionali per andare in quella direzione? Com'è maturata questa scelta? Se è stata una scelta? Sono stata molto fortunata perché a 13 anni, quando ho iniziato la mia prima lezione, sapevo già, è stata quasi un'epifania proprio, quindi sapevo già che sarebbe stata la mia carriera. Adesso poi vedremo in futuro, però sì, avevo già le idee chiare da quel momento. E poi quando sono andata a studiare, quando sono andata in vacanza a New York per 2 mesi, sono tornata e lì poi ho deciso che era la città giusta per me. Invece la decisione di trasferirti, il momento in cui hai maturato questa decisione, come l'hai vissuta? Con programmazione oppure con uno spirito avventuroso di dire se va bene, intanto faccio un'esperienza, oppure avevi già in mente di trasferirti definitivamente? Avevo in mente di trasferirmi definitivamente, però l'animo era molto, mi sono trasferita in modo casual, sapendo che in qualche modo ce l'avrei fatta, quindi sapevo che dovevo fare il visto, in qualche modo l'avrei fatto, non parlavo bene l'inglese, l'inglese era terrificante, sapevo leggere e scrivere, però sapevo parlare e capire, però ho sempre dentro di me questo... so che la provvidenza divina o qualcuno mi aiuterà a farlo e ogni giorno agisco, però con la pace interiore, sapendo che ce la farò, quindi l'approccio è stato molto fiducioso, no, ma anche molto fiducioso, perché se non hai fiducia spesso e volentieri ti crei tu delle complicazioni, invece quando hai fiducia trovi sempre una strada e non ti perdi d'animo. Senti una cosa, cominciamo, io faccio sempre delle domande un po' particolari, ogni tanto un po' lunghe, un po' buffe. Preparati, perché adesso arrivano quelle. È perché sono io un po' strampalato. No, una domanda iniziale, siccome di solito raccontiamo una storia in ordine, no? Noi siamo molto curiosi e quindi cominciamo proprio dall'inizio, da Adamo ed Eva, no? Invece con te mi viene in mente subito di chiederti una cosa sul lavoro, sulla tua professione. Quali sono le differenze che finora hai notato tra il tuo ambiente, la tua professione, tra l'Italia e gli Stati Uniti, costa est, costa ovest, appunto, con questi due poli che sono concentrati magari su cose leggermente diverse? Quindi la domanda, qual è la differenza? La differenza... Sì, hai mai lavorato in Italia? Penso di sì, no? Per esempio, qual è la differenza tra fare il tuo mestiere in Italia rispetto agli Stati Uniti? Abbiamo parlato con Cristi Peruso in una puntata che arriverà tra qualche settimana, e lei invece c'ha anche l'opposto, no? Nel senso che ha cominciato negli Stati Uniti a lavorare e poi si è trasferita in Italia. Invece tu hai fatto il percorso inverso, e quali sono secondo te le differenze? Allora, in Italia la figura dell'artista non è vista come lavoro, è vista come una passatempo utile, quindi anche la paga che ti offrono o la modalità di lavoro non è professionale, salvo rari casi, mentre qua le persone ti valutano di più, ti ringraziano del tuo lavoro, sono grati che tu sei lì presente e lavori in modo professionale, quindi uno si sente più valutato qui. Sicuramente. Immagino anche diciamo così, la voglia di migliorarsi e di fare, non dico carriera, ma insomma proprio di fare dei percorsi per fare nuove esperienze e quindi trovare nuovi lavori, cose differenti, magari anche specializzarsi, ha un approccio diverso, fa venire voglia di
lavorare di più e meglio dove sei diciamo considerato e il tuo lavoro viene riconosciuto. Quali sono state le difficoltà iniziali per iniziare a lavorare negli Stati Uniti per te come ballerina? Allora, innanzitutto per lavorare in modo, cioè proprio lavorare, devi ottenere un visto o il visto O1, e per ottenere quello devi prendere un avvocato. Beh, sicuramente avrete già sentito questa cosa 1000 volte, devi prendere l'avvocato, devi creare un caso e dimostrare che sei meritevole di rimanere. Quindi quello è la prima cosa. Secondo, il livello qua è impressionante. Io in Italia pensavo di essere brava, cioè non in modo arrogante, però dicevo, beh, non sono malvagia. Sono arrivata qua e mi sembrava di non aver mai ballato in vita mia. Quindi ho dovuto fare il doppio del lavoro per poi iniziare a lavorare. Qua le persone iniziano veramente da piccolissimi, poi hanno l'opportunità di avere accesso a degli insegnanti pazzeschi, quindi ho dovuto fare un catch up abbastanza aggressivo per poi iniziare a essere più o meno nella stessa barca che gli americani in questo ambito. Praticamente in termini di visa, quindi tu adesso sono un po' di anni, quindi suppongo abbia preso la green card anche, o no? No, no. Avrei dovuto prendere la green card, però a causa della pandemia ho perso 2 anni di lavoro e quindi non avevo abbastanza materiale, e anzi ottenere il visto è stato un po' borderline anche quello, quindi questa volta qua sarà quella giusta, perché sono qua da veramente più di 10 anni, quindi sarebbe l'ora, sinceramente. E diventa insomma sempre più complicato, no? Guardavo un podcast con Luca Tomassini, che è il famoso coreografo italiano, ballerino di Madonna eccetera, in cui raccontava i suoi anni americani e raccontava di questo insomma gruppo di amici ballerini di cui lui era molto amico fino al giorno in cui poi a uno di questi gli ha soffiato una parte in uno spettacolo. La domanda è: la competizione che tu dici è altissima, poi diventa così cattiva oppure è un po' leggenda, nel senso che poi tra professionisti ci si rispetta e poi magari in Italia si facevano molte più cattiverie gli artisti verso l'altro, o no? Insomma, in America c'è più competizione di questo tipo? Allora, in America c'è più la competizione positiva, nel senso, se io vedo una persona, io sono spinta a essere migliore, quindi quella persona è la mia fonte di ispirazione per diventare meglio. Quindi c'è più una competizione così che una competizione, cioè, come vedi, non so, nei film dove la gente si spinge o uno va dietro a quell'altro a rubare i ruoli, cioè, alla fine nessuno ti ruba niente, alla fine è il casting director che decide, poi quello che deve essere tuo sarà tuo, quindi non c'è questa tipologia di competizione da 4 soldi che ho visto magari più in Italia, in verità, dove è normale magari parlare male dei colleghi o persone del tuo stesso settore, mentre qua, forse perché qua ci sono talmente tante persone che non c'è una comunità piccola dove le persone possono accedere a te e cercare di farti del male o parlare male. Quindi no, in realtà c'è un ambiente positivo. E poi il livello, diciamo, come hai detto tu prima, è così alto che diciamo è molto strutturato, cioè tutte le situazioni sono molto strutturate, non c'è casualità, diciamo così, i lavori sono così importanti che le spintarelle non sono proprio considerate, cioè non si prende qualcuno per dei motivi altri, perché altrimenti poi si farà un cattivo lavoro per semplificare, e questo accade sempre quando appunto alzi di molto il livello. Questo fatto di essere comunque una tra tantissimi in un ambiente in cui comunque ci sono tante produzioni, ci sono anche tante opportunità, è una cosa che
in Italia, che siamo un paese un pochino più piccolo, non è così comune. Qual è stato se lo posso chiamare uno shock culturale di differenza proprio tra l'Italia e gli Stati Uniti, escludendo appunto il fatto che il livello era altissimo quando sei arrivata rispetto a quello che ti potevi immaginare? C'è stata qualcosa che ti ha veramente fatto dire che cosa diversa? Intendi shock nell'ambito lavorativo o shock in generale? Sì, no, cominciamo da quello lavorativo, poi magari sicuramente dal punto di vista della vita normale ci saranno state tante situazioni in cui ti sei ritrovata a essere scioccata, immagino. Allora, bella domanda. Però se non ti viene in mente subito significa che non è stato così importante, né in negativo né in positivo, perché altrimenti te lo saresti segnato, cioè infatti, avresti fatto un nodo. Uno avrebbe fatto no, dico nel senso, magari scioccato in modo positivo, che la gente è professionale. Ok, invece allora, quindi se non ti è venuto di primo acchitto dal punto di vista professionale, dal punto di vista della vita normale, quotidiana, del fare le cose, l'approccio con gli Stati Uniti, come è stato, oltre a quello di doverti appunto occupare del visto e di trovare un modo per rimanere legalmente all'interno degli Stati Uniti e continuare a lavorare? Allora, devo ripensare perché sono qui da più di 10 anni, quindi se sono stata scioccata in passato non so se mi ricordo. Ma, oddio, oltre a essere stata scioccata all'inizio per la pasta Alfredo, non sono stata scioccata particolarmente in modo negativo. Per le tagliatelle Alfredo. Sì, no, veramente mi ricordavo di essere scioccata per quello, tipo, non so, shrimp fiorentina, queste cose. La verità. E quindi non ci smentiamo, siamo italiani, diciamo la cosa a cui hai pensato dopo 10 anni è un po' di cibo. Ultimamente abbiamo fatto una puntata sempre con un espatriato negli Stati Uniti e lui ha parlato abbastanza, perché freschi insomma, della burocrazia, di cose più semplici, più semplificate. Secondo te quale può essere per qualcuno che o fa il tuo lavoro o fa il ballerino, o anche che non lo fa, ma un consiglio, una cosa che ti viene in mente da dire se si vuole trasferire negli Stati Uniti per appunto proseguire nella professione? Quale può essere una dritta utile? Di essere aperto alle opzioni e alle opportunità, senza sempre compararle al passato come facevi una volta in Italia. Quindi sì, di pensare più outside of the box, cioè fuori dagli schemi. Ok, quindi insomma continuare a essere creativi sempre, anche nella vita di tutti i giorni, no? Sì, esatto. Che è un buon consiglio. E invece diciamo la vita di tutti i giorni, no? Perché tu ci hai raccontato, sei arrivata, stavi a New York, poi adesso ti sei trasferita a Los Angeles, che è un posto ancora più grande. Comunque entrambi sono dei posti estremamente costosi, dove la vita è molto cara, e quindi magari un lavoro come il tuo ha degli alti e dei bassi, no? Dei momenti in cui magari lavori tanto e dei momenti in cui come si fa a vivere, diciamo, in questo roller coaster senza poter dire a un certo punto vabbè, mi sono stufata, vado a fare, che ne so, l'impiegato in banca, così c'ho lo stipendio fisso? Quali sono i trucchi, quali sono le cose che si fanno, se si fanno dei lavori alternativi, se si trova il modo, oppure tu sei già arrivata a un punto che comunque riesci a gestire la tua vita facendo esclusivamente il lavoro di ballerina? No, grazie a Dio, sì, come hai detto tu, ci sono magari periodi dove lavoro un sacco e magari periodi che fai solo audizioni. Magari in questo momento, adesso che è anche Natale, ho fatto prevalentemente 2 o 3 settimane solo di audizioni, però grazie a Dio i momenti in cui guadagno riesco a strecciarli anche nei momenti dove non lavoro tanto, quindi sono fortunata di avere magari un introito per un lavoro che mi porta avanti per tanto tempo. Però ovviamente devo essere, cioè ora come ora purtroppo devo essere attento ai quei soldi, però sì, posso andare avanti tranquillamente.
e non contemplerei di fare un lavoro tipo, non so, di ufficio allora, a parte che il mio visto non me lo permetterebbe, 1, 2, preferisco l'incertezza a fare lo stesso lavoro ogni giorno, quindi a me va bene soffrire, avere l'ansia per non fare quei lavori, quindi è un trade, è uno scambio che accetto con gioia. Perché c'è questa leggenda, no, metropolitana, per cui a Los Angeles sono tutti attori, quindi anche quando vai da qualche parte in un ristorante, oppure magari c'è il ragazzo che vuole fare l'attore ma che si paga il suo il corso di studio, oppure tra una parte e l'altra riesce, quindi magari ne hai conosciuti tanti tu di persone che hanno fatto questo tipo di vita, o no? Sì, ci sono sicuramente un sacco di persone che fanno quello nell'attesa di avere una parte o avere un salto di carriera. E succede, per dire, una persona che conosco lavorava da Starbucks e adesso lui lavora come cantante e il suo manager è Scooter Braun, lo stesso di Justin Bieber, e adesso ha una vita completamente diversa. Quindi sì, non si sa mai di queste persone che lavorano perché sanno che qualcosa succederà nella loro vita e poi succede. E poi un full circle moment che mi ha fatto un po' sorridere. Lui lavorava da Starbucks e poi in questo festival gigantesco tipo Coachella che c'era qui, lui ha suonato col CEO di Starbucks, perché il CEO di Starbucks è un chitarrista anche, e quindi sono trovati insieme a suonare sullo stesso palco. Sì, è stato veramente, è proprio sì, la classica storia di LA o il sogno americano che come si dice, che si avvera, come La La Land, insomma. Esatto. Tra New York e Los Angeles è come se tu ti fossi trasferita in un ulteriore altro paese, dall'Italia agli Stati Uniti, da New York a Los Angeles. Ci sono sicuramente tante differenze tra le due aree, tra le due città. Sono due città enormi, sia dal punto di vista dell'estensione sia dal punto di vista della popolazione. Cosa ti ha colpito di più quando ti sei trasferita da New York a Los Angeles? È stato più facile trasferirmi dall'Italia a New York che da New York a Los Angeles. Los Angeles mi piace, adesso dopo anni posso dire che mi piace, però è una città molto difficile perché è tutto molto sparso. E veramente all'inizio stavo in questa zona che si chiama Valley Village, che per andare, per dire, da Starbucks o fare lavatrice, cioè camminare sotto i ponti delle autostrade o vedi, non so, le palle di fiera letteralmente. Quindi è una città che ti fa sentire solo e dimenticato da Dio, quindi sì, ero scioccata da quello. Mentre New York sembra grande. Mm-hmm. Sì, no, dicevo che Los Angeles è una delle città delle macchine del pianeta, cioè una di quelle città dove se non hai una macchina, se non vai in giro in macchina, è tutto molto difficile perché gli spazi sono veramente ampi, ci sono tantissime cittadine, quartieri, situazioni tutte appiccicate per chilometri e chilometri. E New York, pur essendo una delle città con un grandissimo traffico, però quasi tutti non hanno una macchina o non la usano tutti i giorni, quindi sono proprio da questo punto di vista il giorno e la notte. Non volevo interromperti, volevo solo sottolineare questa cosa e ti volevo chiedere se adesso hai una macchina e se effettivamente sei diventata losanghelina e vai in giro in macchina a fare le audizioni preparandoti mentalmente ai semafori. Allora, io come tante altre persone che vengono da New York, non so per qualche motivo ci impuntiamo a non avere la macchina. Vabbè, prima o poi dovrò prenderla, però sono in una zona, io abito a West Hollywood, è una zona, è una delle poche zone di Los Angeles dove puoi camminare ovunque. È un quartiere che è attaccato a Hollywood, quindi se devo andare, la maggior parte delle lezioni, a parte le faccio a casa, però potrei camminare o le scuole di danza sono nel mio quartiere,
tutti un po' ristoranti, quindi sì, ho scelto apposta questo quartiere per non dover avere la macchina, però ogni tanto insomma devo prendere, non so se hai visto in Italia, Uber, è questo servizio di Sì, car sharing, sì, magari prendo quello se devo uscire un attimo, però sono in una posizione strategica per quello, perché non mi piace guidare. Allora, West Hollywood ci sono stato perché c'è il ristorante di Nancy Silverstone, e quindi, che si chiama Osteria Mozza, e ci sono stato con mia figlia. Sì, e anche esatto. Lì, per capirci le distanze, noi avevamo l'albergo a Santa Monica, e quindi avevo detto vabbè, sarà vicino, insomma, comunque sono i suoi 40 minuti di macchina, perché autostrade, traffico e compagnia cantante. No, invece io sono un grande fan di Casey Neistat, lui è stato a Los Angeles durante la pandemia e poi se n'è ritornato a New York con moglie e figli, perché gli mancava New York. Allora tu sei un'altra di quelle, e ti abbiamo interrotto, che comunque ha nostalgia di New York, che vorrebbe tornare a New York rispetto al tipo di vita che fa a Los Angeles, o no? Sì, sicuramente sì, forse in futuro. Adesso ogni tanto quando torno a New York sento un po' lo stress, perché c'è un'energia molto elevata, tutti fanno mille cose, però là mi sentivo grata ogni giorno, anche quando pioveva, quando nevicava, una cosa che non sento qua. Quindi sì, in futuro tornerò. È una città molto più costosa di Los Angeles, quindi prima devo, come si dice, aumentare i miei introiti e poi tornare là, perché qua in qualche modo ce la fai, l'affitto non è troppo pesante, mentre là l'affitto medio per una casa con una stanza è $5,000, quindi se uno ha tanti soldi vive bene a New York. Eh sì, invece ecco, a Los Angeles per esempio con gli stessi soldi hai una casa proprio, non solo una stanza, forse con $5,000, no? Rispetto a, diciamo, poi dipende dalle zone, però insomma. Magari qua con $5,000 uno può affittare una casa con 3 stanze, 3 bagni, mentre là con 5.000 affitti un appartamento con cioè l'appartamento intero, non una stanza, però sì, qua con gli stessi soldi puoi avere molto di più. Ok, quindi insomma la vita è un pochino meno cara, e poi però a New York insomma c'è la gente che ti spinge in metropolitana e che ti dice get out of the way, perché deve passare, no? Mentre a Los Angeles forse sono più gentili, o no? Ma allora a New York devo trovare dei sinonimi giusti. Allora, non sono, cioè, prima dico in inglese, poi aiutatemi a trovare la parola. Cioè, sono kind but not nice, mentre a Los Angeles sono nice but not kind. Qui sono molto gentili, hanno quella voce un po' da customer service. Hi, good morning, it's a pleasure to meet you. Però non sono gentili proprio nel loro cuore veramente, non vedi questa volontà genuina di aiutare, cioè, non parlando di tutti, però la maggior parte è così. Mentre a New York ti aiutano, magari stanno bestemmiando, ti insultano, però ti aiutano veramente, cioè lo fanno, vedi proprio la genuinità delle persone. Quindi magari preferisco New York. No, invece proprio adesso ti rubo un altro po' di tempo alla prossima domanda di Emiliano, perché sei andata da una parte che mi interessa molto, ovvero quanto gli americani nel loro modo di comunicare siano delle volte eccessivi, nel senso che io che lavoro con gli americani, sai, quasi tutti i giorni, c'ho sempre questa sensazione che noi europei siamo un po' più, diciamo, diretti al punto, se una cosa non ci piace la diciamo, invece gli americani hanno sempre tutta questa cosa, anche quando fai un interview, e magari sarà capitato anche in un'audizione, ti dicono sempre oh fantastic, incredible, però poi dopo non ti danno il lavoro oppure ti fanno fuori. Magari in Italia qualcuno ti direbbe, o in Europa, mettiamola così perché dico anche in Europa, molto più direttamente no, non va bene, quindi torna la prossima volta. È vero o no? È una sensazione che ho solo io? Sicuramente è vero, a loro piace mantenere una facciata di gioia di vivere, di gentilezza apparente, e quindi sì, è veramente vero, cioè, per dire,
se uno ha un outfit che è terrificante me lo chiede, io dico la verità, mentre dicono it's not the best but like go for it, like you are the best. Quindi c'è sempre questa cosa qua che non vogliono mai dire qualcosa che sia sotto la soglia del amazing. Quindi è un po' misleading, un po'. È un po' così, un po' sì, ti manda un po' fuori traccia, nel senso che tu poi immagini una roba, invece no, non è così, insomma, non penso effettivamente a quello che ti stanno dicendo. Esatto. Emiliano. No, allora continuiamo sulle differenze e su cosa c'è, cosa non c'è. Intanto ancora non ti abbiamo chiesto, per esempio, cosa c'è che ti manca dell'Italia nella tua esperienza americana, sia quando vivevi a New York che a Los Angeles, che sono già due, abbiamo detto, due paesi diversi. Sicuramente magari c'è qualcosa che hai trovato a New York e non a Los Angeles e viceversa, qualcosa di appunto che ti mancava dell'Italia, se c'è, che può essere sia una cosa appunto che ne so, un tipo di cibo, ma anche una cosa metafisica, una cosa spirituale che fai fatica a trovare adesso negli Stati Uniti, che ti manca dell'Italia, se c'è? Allora, in Italia e a New York uno può girovagare, camminare, sedersi in un coffee shop e contemplare la vita, mentre qua uno deve pianificare di più, perché come abbiamo detto prima tutto è più sparso e manca questa spontaneità che manca. Beh, non è poco, visto che appunto abbiamo anche detto che ti sei, diciamo così, hai cominciato la tua avventura americana in maniera molto casual, nel senso che sei una che va e cerca le situazioni o vaga un pochino e poi si ritrova in qualcosa di buono. Noi siamo arrivati a metà puntata, Raffaele. Io colgo l'occasione per dare il numero che non ho dato all'inizio della puntata. Che è il tuo numero di telefono, no? No, è il numero della nostra ospite è tondo 80, quindi tu sei la nostra ospite numero 80. Questa è la nostra puntata numero 85. Adesso Raffaele vi dice tutta una serie di cose tecniche dove trovarci, eccetera eccetera, ma se ci state ascoltando sicuramente qualcosa avete già scoperto di noi. Infatti, se ci state ascoltando, quindi sapete dove siete andati, dove siete finiti, quindi o ci state ascoltando su Apple Podcast, su Spotify, su Google Podcast, oppure ci state guardando sul nostro canale YouTube Una Vita da Lontano. Però potete sempre andare su unavitadalontano.com e cliccare su tutti i video, su tutti i podcast eccetera, magari cercare il nostro shop se volete le magliette, insomma i nostri gadget, e poi ovviamente insomma siamo su tutti i social possibili e immaginabili, perché pare insomma bisogna esserci sempre e comunque, quindi ci trovate. Però insomma la cosa più importante è che cliccate sulle varie campanelline, così sapete quando c'è una nuova puntata. Ecco, detto questo, quindi continuiamo a farci raccontare da Alessandra cose della sua vita a Los Angeles. Allora, se come dire, tutte le città del mondo, tutti i paesi, tutte le nazioni hanno sempre due facce, no? C'è una faccia che viene mostrata ai turisti, al mondo, a chi arriva un po' frettolosamente e poi non si ferma, e poi c'è una faccia che magari è anche un pochino più difficile da scoprire, perché è appunto la faccia del paese o della città che vivono tutti i cittadini, tutti quelli che vivono lì. È molto facile, per esempio in Italia, sbagliare una svolta e ritrovarsi in una periferia, una zona, un'area industriale, no? Che magari siamo un paese abbastanza piccolo. Avviene sicuramente anche negli Stati Uniti. Dopo 10 anni tu vivi lì adesso, questa dualità di Los Angeles, la faccia che vediamo nei film, nelle serie, che viene raccontata solo per lo show business eccetera, sicuramente poi c'è l'altra faccia, che è quella della città, della quotidianità. Cosa ci puoi raccontare di questo dualismo che c'è in tutte le città, soprattutto quelle importanti?
Allora, questo dualismo a Los Angeles è molto marcato. In televisione o nei film Los Angeles sembra il paradiso, uno arriva a Hollywood Boulevard, vede queste stelle, cioè poi in verità quando vai lì è la zona peggiore di Los Angeles. Purtroppo ci sono tante persone che sono senza casa o persone che hanno problemi mentali o fanno uso di sostanze, quindi è una zona che è scioccante. Anzi, adesso se mi chiedi, mi hai chiesto prima se ero stata scioccata quando sono arrivata a Los Angeles, ero stata scioccata da quella zona lì, che uno pensa che sia la zona più ricca o più cool che ci sia. Sì, Los Angeles ha l'estrema ricchezza e poi anche l'estrema povertà. C'è questo quartiere che si chiama Skid Row, che è vicino a downtown, e ha una popolazione di 50.000 persone senza tetto. Quando guidi attraverso questo quartiere ti sembra di essere in un mondo post-apocalittico, ed è abbastanza triste. E poi appunto ci sono tante città in una grande unica metropoli, quindi sicuramente i giri che frequenti tu, la zona che hai scelto per vivere, che è vicina magari a dove andare a lavorare, dove avvengono le cose della tua vita, è magari completamente scollegata e diversa da un'altra area, come può essere, che ne so, una situazione di un'altra valle dove si fanno altre cose, dove ci sono altre aziende, una Silicon Valley dove ci sono i distretti. Questa complicazione di avere una città così appunto tentacolare, con tante cose diverse, ti fa sentire che ti costruisci il tuo guscio, tra virgolette, la tua situazione a misura, e rimani lì dentro, e andare in un altro quartiere è come andare in un'altra città, oppure dopo un po' diventa normale? Io lo dico da europeo, da italiano, in cui insomma tutte le nostre situazioni, anche una città che non hai mai visto, di un paese dove non sei mai stato, comunque ha le stesse regole, tra virgolette, del luogo da dove vieni, no? Quindi non c'è tanta differenza. Sì, qua da un quartiere all'altro sembra di essere una nazione diversa. Per dire, io una volta abitavo nella valle a North Hollywood e lì sembra un paese diverso da West Hollywood, quindi adesso ho la tendenza di rimanere nella mia zona. Sto a West Hollywood o Beverly Hills, che è appiccicato, e raramente esco da dove sono. Quindi sì, questa cosa ti tende a isolare, ti crei la tua isola, il tuo circolo. E parlando di circoli e di isole, una cosa che fanno spesso gli espatriati, alcuni almeno, è quello di, magari sbagliando, è quello di andare di finire nei giri con altri italiani in situazioni, almeno all'inizio, per avere un po' così l'aria di casa. Qualcuno giustamente lo fa anche per costruirsi delle connessioni e per avere diciamo così, un aiuto informale da qualcuno che insomma viene da dove vieni tu e che diciamo con cui ti puoi capire. A te ti è capitata questa cosa all'inizio, quando ti sei trasferita negli Stati Uniti o quando ti sei trasferita a Los Angeles da New York, di trovarti un po' di contatti di newyorkesi per affrontare la nuova esperienza? Allora, a New York conoscevo solo un'italiana che ho conosciuto all'inizio, è rimasta una delle mie migliori amiche, però a New York è talmente facile conoscere la gente ed è talmente normale essere spontanei, uscire, trovare persone, che non avevo nessun amico italiano tranne quella ragazza lì. Ero esposta era più facile essere esposti a persone diverse, mentre qua a Los Angeles, dove è difficile essere spontanei, tutti hanno il loro gruppo di persone che si ritrova settimanalmente, e questo gruppo è di italiani, la maggior parte. Quindi sì, adesso mi sento più vicina alle persone italiane qua, anche perché è diventato anche più comodo.
se hai bisogno insomma di crearti una famiglia insomma sul posto, e quindi è più comodo avere degli amici italiani che magari capiscono le tue esigenze, tra virgolette, le cose di cui hai bisogno, si capisce un po' prima in alcune situazioni, no? Sì, esatto. Ecco, invece ti voglio fare una domanda che un po', nel senso che mi serve personalmente, nel senso che io sono immigrato in Irlanda con una moglie irlandese, una figlia che è metà italiana e metà irlandese, no? E penso, leggendo un articolo tra l'altro su di te su Elle, no? Scopro che sei di origine vietnamita, che la famiglia, credo, dei tuoi nonni, non so se i tuoi nonni o i tuoi genitori sono arrivati in Italia, e quindi la domanda che ti faccio io: essere, diciamo, un po' di un altro posto e poi crescere in Italia, poi ti ha aiutato a vivere all'estero con più facilità? Te lo chiedo perché dico, mia figlia, che è metà italiana metà irlandese, magari avrà meno difficoltà ad approcciarsi poi quando si trasferirà, se si trasferirà in un altro paese, perché comunque avrà vissuto già delle culture diverse dentro casa, e quindi quello secondo te è una marcia in più o no? O non c'è differenza? Sì, sicuramente sì. I miei genitori, essendo immigrati, cioè crescendo, pensavo che era normale spostarsi in un altro paese, quindi non era una cosa sconvolgente decidere di spostarmi in America. Quando ho detto ai miei genitori, non è che hanno fatto il dramma come farebbe, non so, qualcuno italiano, oddio, per loro era normale, parte della vita spostarsi, e loro l'hanno fatto con più drammi, veramente c'erano più difficoltà, quindi è normale. Quindi hai questo mindset che è normale spostarsi, quindi viene anche più facile se uno non lo prende come una cosa troppo lontana. E poi sicuramente avere più cultura non ti fa legare troppo a una, quindi quando devi lasciare, per dire, la cultura italiana, per dire, non lo senti come una perdita della tua identità, perché non tutta la tua identità è basata sull'essere italiana, perché già sei un mix di cose diverse, quindi sì, ti facilita secondo me. Beh, me lo ricorderò, insomma, quando la caccerò di casa mi ricorderò questa cosa. Invece diciamo così, i rapporti con le persone che hai lasciato in Italia, della tua famiglia, dei tuoi amici, adesso è molto più semplice con appunto video call, con una connessione appunto di comunicazione molto, molto più semplice, ma come l'hai vissuta tu personalmente, questo trasferirti in un posto dove ci sono tanti fusi di differenza, dove non è così immediato magari venirsi a trovare? Come hai gestito questa allontanarti dalle persone care, perché per molti magari è troppo, e quindi ce ne sono stati tanti che hanno rinunciato e sono tornati a casa. Per te com'è andata? Non l'ho vissuta male, perché alla fine io so quali sono i miei amici, so che la mia famiglia ci sarà sempre, quindi non ho questo bisogno di sentirli ogni giorno o settimanalmente. Quindi per dire, ho degli amici che ho rivisto in Italia a settembre che non sentivo da 6 mesi, però quando li rivedo è come se il tempo non fosse passato, quindi questa mia tranquillità nel rapporto e essere ok con la distanza non mi turba troppo. Ok, no, sto cercando di capire se c'è qualcosa che invece magari ti può dare fastidio, come hai detto all'inizio, le fettuccine Alfredo. Allora, essendo un'italiana di diciamo così, di cultura mista e miscelata, ci hai detto questa cosa del cibo. Cos'è la peggiore cosa che hai dovuto patire negli Stati Uniti sotto questo punto di vista, quello del mangiare? Cos'è che è una cosa che dopo 10 anni ancora non riesci a passarci sopra, se c'è? Io non ho ancora avuto il coraggio di provare Olive Garden. Non so se avete mai sentito cos'è Olive Garden. Come si chiama? Breadsticks, come quella che sono un classico, sì, di Olive Garden. Con l'aglio sì, non ho avuto ancora il coraggio, non so se ce l'avrò mai. Però va bene, queste tante cose devono essere solo un sogno o una visione, quindi
quindi va bene, quindi non devo necessariamente provare qualsiasi cosa. Però insomma in generale sia New York che Los Angeles sono due posti dove male non si mangia, nel senso che se io perlomeno quelle 2 o 3 volte che sono stato negli Stati Uniti non mi sono mai trovato male dal punto di vista del mangiare. Ovviamente bisogna andare a cercare un pochino di più, però insomma sì, soprattutto le dimensioni delle portate, ma anche i posti dove si mangia bene ci sono, no? Sì, Los Angeles e New York hanno ristoranti molto buoni e di livello molto alto, quindi non manca. E anche lo street food poi ovviamente delle volte da delle sorprese pazzesche, insomma, anche sia a Los Angeles che a New York. Alessandra, tornando alla professione, quali sono le cose che insomma hai fatto ultimamente, dove ti possiamo trovare, oppure anzi quali sono le cose che hai fatto che dobbiamo sicuramente andare a vedere in termini professionali, che possiamo trovare? Sono un po' sparse. Allora, l'avevo su Instagram, però qua quando fai un commercial o cose così è meglio non averlo pubblicato nel tuo sito, perché poi i brand ti fanno condizionare e poi non ti prendono, o perché hai lavorato per un'azienda competitor, o perché rischi di essere overexposed, ti vedono sempre. Quindi questi lavori li ho cancellati, non li ho cancellati dalla mia pagina Instagram, non ci sono, però capita magari di vederli in giro. Ultimamente ho lavorato per Meta, che sarebbe il nuovo Facebook. Sì. Ho fatto una pubblicità per loro, poi ho lavorato per Apple, Lyft e poi tanti altri brand famosi. Quindi un sacco di commercial, infomercial e di lavori insomma sui social per queste aziende. Più che altro per pubblicità che ci sono in televisione o ads che ci sono online o cartelloni. Quindi si possono trovare nell'etere, però non c'è un posto dove andare a trovarli ora come ora, perché li ho rimossi. Ok, e poi ovviamente quindi sì, ti troviamo su Instagram, poi io ho cercato un po', quindi ti ho trovato ovviamente anche su IMDb, dove ci sono alcune cose che hai fatto, ma diciamo che io domani decido che sono anch'io un ballerino professionista, ok? Mi trasferisco, prendo il mio biglietto aereo, sono andato, arrivo a Los Angeles, la prima cosa che faccio è trovarmi un agente, andare agli studios a bussare alle porte. Qual è la cosa che posso fare se decido di investire sul mio talento di artista, mettiamola così, perché insomma magari sono un cantante o sono un musicista o non esclusivamente ballerino. Allora, la prima cosa è trovare un agente, perché tutti i lavori, quelli più grandi, alla fine vanno attraverso l'agenzia. Che non c'è questa cosa qua, magari come in Italia, che vai a bussare o chiami questo, chiami Tino, ti chiama Carmelo, quindi ci serve un'agenzia per fare lavori più grandi. Quindi sì, quello è il primo step. Ecco, come si riconosce un agente professionale da uno farlocco? C'è un qualcosa che puoi capire, insomma? Allora, di solito le agenzie, quelle che ti chiedono di pagare o ti obbligano a fare le foto o video con determinate persone, sono quelle che poi sono fasulle. Magari ti mandano a qualche audizione, però sono quelle che puntano ad avere soldi da te così, al posto di prendere la commissione di un possibile lavoro. Poi adesso comunque attraverso i social media è facile trovare un'agenzia buona, perché per dire, non so, puoi andare sul profilo di una persona, per dire un ballerino che lavora tanto, e di solito sulla biografia c'è l'agenzia e poi da lì puoi contattarla. Quindi uno pensa, sì, se questo ballerino che lavora tanto lavora con questa agenzia, in teoria dovrebbe essere buona. Quindi è più facile scremare adesso con social media che cercare a caso su Google. Allora, visto che piano piano ci avviciniamo alla conclusione, io ti voglio chiedere se c'è un lavoro che ti piacerebbe fare, cioè
un lavoro nel tuo campo, cioè non una produzione, uno specifico spettacolo che ti piacerebbe fare, che sogni e stai lavorando per arrivare a quel tipo di livello, quel tipo di produzione, o se sei così eclettica e va bene così? Una volta avevo questo sogno di ballare con Justin Timberlake, l'ho avuto per 15 anni questo sogno, però in verità adesso un po' l'ho perso, non sono più interessata a lavorare nell'ambito live della danza, però mi piacerebbe lavorare come attrice in qualche feature film, magari qualche commedia, qualche serie su Netflix. Sì, mi sto traslando più in quella direzione, però dato che ho iniziato da poco in questa direzione ho una idea ancora un po' vaga. Considerando anche il fatto che il fatto di ballare fisicamente, anche se si può fare fino a un'età indefinita, dipende da ogni singolo, però magari quel tipo di intensità e di fisicalità a un certo punto della vita viene meno, e quindi bisogna avere anche, non dico un piano B, ma insomma un proseguo anche in quella fase di carriera. Tu sei giovanissima, quindi non devi ancora pensare a questo futuro, però fa parte tutto del tipo di lavoro, no? Magari chi quando si smette si diventa insegnanti, oppure si diventa coreografi, oppure ci sono tante cose che bisogna costruirsene anche un po' prima, quindi tu stai intanto iniziando a pensare. Per appunto andare sulla conclusione, ci hai detto una serie di appunto consigli, ci hai detto un sacco di cose di te, della tua esperienza, della tua vita. Io ti chiedo, tu ti senti una espatriata che si è trasferita negli Stati Uniti per sempre? Ti ci senti già che quella è adesso casa tua e lo sarà per sempre? Oppure ancora non hai finito di muoverti? Sì, allora io mi vedo qua indefinitivamente. Forse quando andrò in pensione avrò 70 anni, forse ritornerò in Italia, però ora come ora non mi vedo da altre parti, non mi vedrei mai tornare in Italia. Quindi, sì. E questa cosa te ne sei accorta, ti è venuta in mente un giorno e hai detto ma io, cioè questa è casa mia, c'è stato uno scatto, oppure non te ne sei accorta e a un certo punto ed è capitato, ti sei guardata indietro ed era un po' che ci iniziavi a pensare che avevi raggiunto questa meta? L'ho capito fino dal primo momento che sarebbe stato l'azione giusta per me. Mi trovo, nel modo di pensare, mi trovo più vicina alle persone americane o alle persone internazionali che vivono qua, quindi sì, non mi vedo tornare in Italia. Ok, quindi magari alla pensione, quindi c'è tempo. Sì, devo parlare di meno, interagire di meno con le persone. Quando andremo in pensione, se andremo in pensione, noi diciamo dalla nostra generazione, quindi siamo un po' più anziani di te, a quella la tua, insomma, è proseguire, perché non si sa se mai riusciremo ad andare in pensione, torneremo in Italia, forse, insomma. No? Ok. Diciamo. Sì. Va bene, quindi allora se c'è qualcosa che non ti abbiamo chiesto, ma che ci vuoi assolutamente dire, e tu pensi che è una cosa da dire, lo puoi fare adesso, assolutamente. O mai più. No, o magari in un'altra puntata fra qualche tempo, se tipo appunto fai uno spettacolo strafigo che anche noi magari riusciamo a vedere, sicuramente ti chiamiamo quando diventi famosissimissima, ecco. ti verremo a suonare. Non ti scordare di noi, no? Come il fogliettino che apri poi all'Academy Awards e poi dice ringraziamo, want to say thank you to my mom, my dad, Raffaele Emiliano and all my friends of Una Vita da Lontano. Esatto. Mi sembra di aver detto tutto, anzi cose anche di solito, cioè
con voi diverso, di solito c'è sempre questo iter molto specifico, mentre con voi, quando hanno chiesto avete una lista di domande, avete detto di no. Cioè è bello perché ti spinge a riflettere su cose che non hai mai pensato prima, quindi sì, mi sembra di aver detto anzi più del normale, quindi mi sembra che siamo a posto. Va Perfetto. bene, per cui siamo in 2, non siamo in 3, per cui i saluti oggi sono facilissimi, sono velocissimi. Grazie mille Alessandra di essere stata con noi e appunto sicuramente ci sarà l'occasione nel tempo, se continueremo a fare questo programma, di fare un'ulteriore puntata per aggiungere magari nel momento in cui, che ne so, ti trasferisci per un periodo in un'altra città o in un altro paese per uno spettacolo, anche quella è un'esperienza che si può raccontare, e quindi ti ringraziamo anche Piero per non essere stato con noi quest'oggi e avercelo detto in tempo, per cui ci siamo potuti organizzare. Poveretto, quando l'influenza chiama si risponde. Quindi ciao da Emiliano. Raffaele per il pippone finale, come lo chiamiamo in gergo tecnico. Alessandra la trovate su Instagram come alessandra.myvin, poi mettiamo il link qui sotto in descrizione, e a noi ci trovate su unavitadalontano.com, cliccate sulla campanella, iscrivetevi al canale. È stato un piacere come sempre, grazie Alessandra per questo regalo di tempo che ci hai fatto e ci hai raccontato la tua storia, e ci sentiamo la prossima volta. Ciao Ciao. Grazie a voi, ciao.